Ciao, ben trovati, sono Gianfranco Pascucci e siamo da Pascucci al Porticciolo a Fiumicino. Oggi, così come è accaduto con il tonno rosso del Mediterraneo, andremo a focalizzarci sul calamaro e scoprirne tutti i segreti e tantissime ricette. Ci divideremo tra Mare Bistrò e Pascucci al Porticciolo. Da Mare Bistrò vedremo le lavorazioni più classiche del calamaro, come pulirlo, la provenienza, qualche piccolo trucco e segreto nell'acquisto, nella conservazione e soprattutto come creare un sugo per la pasta o come cucinarlo alla griglia, barbecue. Sono insieme a Orazio, che è grande parte della nostra cucina, per parlarvi del miglior calamaro del mondo, a mio avviso. Quello che vive nei nostri mari e che è l'Oligo vulgaris. Prima cosa di fondamentale importanza, la freschezza. Come possiamo accorgercene? Da diversi fattori. Innanzitutto il profumo, deve sapere di mare il calamaro. E poi il colore, vedete, è un colore bellissimo, è un color viola puntinato, i tentacoli sono lucidi, ma soprattutto se io vado a togliere la pelle, come in questo caso, vi faccio vedere, parto dalle ali e tolgo la pelle, la parte sottostante, quindi il mantello del calamaro, avrà questo colore madreperla, un po' come il colore dell'interno dell'ostrica. Ecco, questo è segno di un calamaro di grandissima qualità. Come pulire un calamaro? Prima cosa, il calamaro vive in acqua salata, quindi tutte le operazioni che noi andiamo a fare vengono fatte in acqua salata, cercando di conservare comunque il calamaro più asciutto possibile. Quindi la prima cosa è staccare il mantello dalla penna del calamaro, dalla conchiglia, del residuo di conchiglia, insomma, del calamaro, per togliere gli organi esterni, cercando di mantenere il mantello più intatto possibile. E questa è la prima operazione, che è molto importante. A questo punto vediamo che abbiamo la sacca del nero, la parte della sacca ovarica del calamaro, le branchie del calamaro, abbiamo tolto anche la penna, la conchiglia. Togliamo la parte del nero, la parte interna, togliamo la parte degli occhi, che è un po' più dura, quindi noi dovremo fare una pasta, quindi questa parte qui la useremo per fare soprattutto dei brodi di calamaro. Togliamo il dente del calamaro, togliamo la parte della pelle, le ali sono una struttura ancora diversa dalla parte dei tentacoli. Sono delle strutture che hanno bisogno di una cottura per esprimersi bene, di una cottura un po' più lunga. Difatti faremo due tipi di ricette, una con le braccia del calamaro, i tentacoli e le ali, è una cottura lunga che intenerirà le carni e che darà grande sapore al pomodoro. Ci andremo a fare un classico spaghetto di calamaro. Con la parte del mantello invece andremo a fare una cottura più veloce, un arrosto di calamaro. Tagliamo le teste dei calamari e le ali del calamaro a quadrettoni non troppo grandi. Per una buona cottura alla brace da mare usiamo marinare prima il calamaro. Lo incidiamo, come sta facendo adesso Orazio, e poi lo andiamo a marinare. In questo modo avremo una cottura più omogenea, il mantello del calamaro si manterrà tondo, giusto, proprio come vogliamo noi. Orazio ha pensato di fare un rub, quindi un insieme di erbe aromatiche, friggitello, coriandolo, erbe verdi, cipollotto la parte verde e olio d'oliva. E qui anche le incisioni saranno molto utili per farlo penetrare leggermente all'interno. Adesso Orazio aggiunge una salsa di radici, sempre fresca, quasi fosse una ceviche. Quindi viene fatta con del sedano rapa, del topinambur, dello zenzero, dei cetrioli, del lime. Rimane così per 5 minuti per prendere bene questo gusto, poi lo allunghiamo con un poco di olio extravergine d'oliva. Il calamaro viene appoggiato nella parte alta della griglia, prende già dei buoni profumi di brace e oltre a questo raggiunge una temperatura ottima per poi il processo successivo, che è quello di essere grigliato a fiamma vivace. Approfittiamo di questo tempo per andare a preparare il nostro sugo di teste e ali di calamaro. Quindi la prima cosa che farà Orazio è la fase della speziatura. Andiamo a pestare in un mortaio in maniera grossolana il pepe nero, il pepe verde e il coriandolo, che sono la base portante, aromatica, speziata del nostro sugo di calamaro.
Processo molto semplice. Le basi sono quelle proprio classiche italiane. L'olio extravergine d'oliva, sedano, carota, cipolla e una punta di aglio. Lasciamo sudare a fiamma bassa nell'olio extravergine d'oliva, è il momento di aggiungere le teste e le ali del calamaro. Anche qui fiamma moderata, lasciamo stufare leggermente, aggiungiamo le spezie, lasciamo insaporire bene, chiudiamo con il coperchio e lasciamo andare per almeno 10 minuti. È il momento di aggiungere una parte acida e aromatica. Cosa c'è di meglio del vino bianco? Mi raccomando, in questo caso vino bianco di grande qualità. Facciamo in modo che la parte alcolica evapori del vino, rimanga solo la parte aromatica. Lasciamo rapprendere leggermente il composto e adesso è il momento di inserire i pomodori. Noi aggiungiamo passata di pomodori e pomodori pelati in questa stagione, che daranno un giusto bilanciamento di aromaticità e acidità al composto, di freschezza. E adesso abbiamo bisogno di tempo. In questo caso è un sugo che cuoce per 3 ore. Fiamma lenta, i calamari devono stufare fino a che diventi tutt'uno, cioè il gusto del calamaro si unisce al gusto del pomodoro. La brace è a temperatura, quindi calamaro ammarinato in questo nostro rub e una leggera ceviche. E proprio così lo andiamo a mettere sulla griglia. La griglia deve essere ben calda, dobbiamo essere attenti a grigliare il calamaro, quindi questo gusto di brace che si sente, che si percepisce, ma all'interno la carne a noi piace che sia morbida, succulenta. Intanto Orazio si prende cura della parte vegetale. Le verdure fresche in questo caso vengono ripassate alla griglia ma su una pentola, sempre a fiamma abbastanza vivace, irrorate con questa soluzione a base di estratti vegetali e un filo di olio. È un po' come cuocere una carne, cuocere la scarola, insomma, bisogna prestare attenzione per lasciare il vegetale che sia succulento, croccante, ma anche che abbia questa sensazione di brace. Ci siamo, abbiamo la maillard sia sopra che sotto, la parte invece centrale è ancora lucida, quasi trasparente la carne e quindi ci siamo pronti. Molto importante, quando ancora il calamaro è caldo, sale, d'affioro, andiamo ad aggiungere un poco di olio extravergine di oliva, un poco di rub ancora a profumare e dare gusto. La scarola è callosa, è cotta, è saporita, è ricca di liquidi. Facciamo un taglio a 45 gradi. Ecco, qui si può vedere la cottura interna del calamaro. Cerchiamo semplicità, cerchiamo gusto, qui da mare, e quindi ricomponiamo sul piatto tutto il nostro lavoro. Il profumo è di una buona brace. Poi concludiamo con una salsa di radici e erbe. Zenzero, finocchio, sedano rapa, una punta di soia, limoni, agrumi, frullati tutti insieme, setacciati. Calamaro del Mediterraneo alla brace con scarola. Ci siamo, dopo 3 ore di cottura lentissima, il nostro sugo fatto con le teste e le ali del calamaro è pronto. La salsa è densa, profumatissima, non rimane che terminare la cottura della pasta all'interno del sugo. Abbiamo aggiunto questi profumi di salicornia per la freschezza, per il sentore di mare ancora. E poi qui da mare possiamo servire la pasta direttamente in un formaggio. Questa è la nostra sorpresa, è il Gran Gessato, un formaggio straordinario a lenta maturazione, vaccino, ha 3 anni di stagionatura
Il mare influenza anche i pascoli, il latte è particolare, la sapienza anche, quindi questa è la nostra sorpresa, grande profumo che si sposa bene a queste cotture lunghe del calamaro. Oh, eccoci qua, che bellezza! Che bellezza quando è tutto pronto da portare in tavola. Grazie Orazio. Non ci resta che terminare portando direttamente la pasta a tavola. Sugo sopra, non ci facciamo mancare niente. Goduriosa, abbondante, un po' di basilico fresco, è essenziale. Pomodorini che abbiamo fatto alla brace, origano, Orazio? Quindi i profumi del Mediterraneo e il nostro territorio raccontati in un piatto conviviale. Spaghetti, calamari e gessato. Alla Orazio! Siamo tornati al porticciolo, entriamo in cucina, sempre con un tocco di personalità e un pizzico di creatività per farvi vedere due delle mie interpretazioni sul calamaro. La prima, ho immaginato il calamaro come fosse un torrone di mare, approfittando della sua struttura che è ricca di albumina. Quindi ho pensato il torrone si fa con l'albume, quindi ho marinato il calamaro nello zucchero invece che nel sale come facevamo di solito. Un tempo realizzavo questo piatto con la seppia, ma il calamaro dà una consistenza e un sapore ancora più interessanti. Il gusto torrone è accentuato da una salsa a base di mandorle al miele, fave di cacao, nocciole e agrumi. Il calamaro come un torrone qui al porticciolo viene servito come un pre-dessert. Bellissima per me è stata anche la contaminazione con l'arte, con l'opera di Gabriele Leonardi, con quest'occhio del mare e l'occhio della sua sardina, è una sardina che porta in giro per il mondo. E nella sua visione poetica è come se attraverso l'occhio della sardina il mare guardasse noi. Questo mi ha ispirato a ricreare proprio l'occhio del mare, usando il calamaro e trasformandolo completamente. Quindi alla base del piatto i tentacoli del calamaro cotti barbecue, quindi con queste note leggermente di brace, sono conditi con dei finocchi all'aceto di calamaro, del pane per lasciare un po' la sensazione croccante. Il corpo del calamaro viene battuto semplicemente a coltello e condito con olio e limone. Rimane la pelle e il nero del calamaro che useremo per creare un disco che ricrea proprio la sensazione dell'occhio. Il piatto termina con una salsa di bagna cauda leggerissima. Ecco, questa secondo me può essere un'idea di una cucina di mare che si lascia contaminare da tutto quello che la circonda. Ma quante ricette si possono fare con un calamaro? Spero di avervi dato qualche idea, perché poi se ne possono fare tantissime, nella maniera più tradizionale, così come è stato l'approccio da mare, alla maniera più creativa, come qui da noi al porticciolo. Questi sono solo alcuni dei miei suggerimenti per qualche ricetta che spero possano tornarvi utili. Un saluto agli amici di Italia Squisita, spero di incontrarvi qui a Fiumicino, da Pascuccia al Porticciolo o da Mare Bistrò, o semplicemente camminando lungo il fiume.